Buongiorno, oggi sono qui in DHG per realizzare un cuscino con la lana Berkshire. Ci ho messo anche un pochino di filo tipo piuma e questi accenti invece sono in fibra di viscosa. Ho cominciato con della fibra prima viola con la viscosa e poi ci ho messo del giallo, il giallo a contrasto, in modo che gli dia un po' di vivacità, un po' di luminosità. E poi ci ho messo questo bianco neutro. D'altra parte i ritaglini che ho ricavato da queste forme li ho passati dietro per metterci e fare questa specie di piccolo gioco di fiori. È imbottito con del materiale molto molto gonfio, così che non si appiattisce, non si schiaccia. Secondo me il lato migliore è questo. Stendo una piccola quantità di viscosa. Poi stendo della lana Berkshire cercando di ottenere uno strato omogeneo. E poi comincio a inserire della lana dell'altro colore facendo attenzione di sovrapporre leggermente. Preparo dell'acqua tiepida, ci metto dentro il sapone e faccio in modo che si sciolga un pochino, ma non esageratamente perché altrimenti avrei troppa schiuma che mi fa lavorare male. Vado a bagnare il lavoro con questa acqua e successivamente ci stendo sopra un velo di plastica facendolo aderire perfettamente su tutta la superficie. Schiaccio con le mani in modo che l'acqua penetri completamente le fibre e tutta l'aria venga espulsa. Quando tutta l'acqua ha penetrato le fibre io posso togliere il velo di plastica, però devo stare attenta che non rimangano appiccicate delle fibre. E adesso posso iniziare a disporre il secondo colore. Rispruzzo tutta la saponata in modo da imbibire le fibre. Schiaccio il lavoro, questa volta ci applico il Pluriball e per far scivolare meglio le mani me le insapono in modo che posso scivolare sulla superficie del Pluriball. Verifico che il lavoro sia abbastanza aggregato da poterlo poi tagliare. Avvolgendolo nel Pluriball poi posso procedere al rullaggio in modo da infeltrirlo ulteriormente. Se verifico che alcune zone sono rimaste asciutte, le bagno nuovamente e ricomincio a rullare. Una volta aggregato il lavoro posso scolare l'acqua e asciugarlo parzialmente. Adesso posso cominciare a ritagliare le forme che ho in mente. In questo caso ho deciso di ritagliare delle foglioline in modo che creino delle superfici astratte da un lato e poi le posso utilizzare dall'altra faccia del lavoro. Steso il lavoro poi dalla parte rovesciata rispetto a quello che voglio che sia il dritto, adesso nei fori inserisco della lana che abbia lo stesso spessore del lavoro preinfeltrito e la bagno successivamente. E ricomincio a infeltrire, appoggiando sopra un pezzettino di Pluriball, tanto che basta per lavorare. Inserisco un nuovo strato di lana su tutta la superficie. E bagno nuovamente e nuovamente appiattisco il lavoro e induco l'infeltrimento. Ritaglio un disco di Pluriball che mi serve per creare la forma dell'oggetto che vado a realizzare. Deve essere più piccola della lana che ho steso. Adesso rivesto il Pluriball su tutta la circonferenza con la lana
del prefeltro, facendo in modo che non si formino grosse grinze. Quindi distribuisco la lana in maniera più uniforme possibile e successivamente ci vado ad applicare della lana asciutta, facendo attenzione di non andare oltre il bordo. Nel tutto vado nuovamente a infeltrire manualmente. Posso usare la punta delle dita in modo da applicare più forza. A questo punto posso applicare le foglioline che avevo ritagliato. A questo punto devo bagnare i ciuffi di lana e applicarli tutto intorno al disegno che ho formato in modo da raggiungere lo stesso spessore delle foglioline. Prendo un gomitolo di lana piuma, cioè 100% merino, e la uso per creare ulteriormente dei decori e ribagno. Per infeltrire ulteriormente uso il metodo del rullo. Comincio a rullare ruotando poi di volta in volta su tutti i lati, sia al dritto che sulla faccia opposta. Una volta bene infeltrito, taglio via il pluriball che si trova all'interno. E continuo a infeltrire anche sbattendo l'oggetto sulla superficie della tavola. A questo punto posso riempire il cuscino con della lana, che può essere sia lana di pecora o, meglio ancora, del fiocco di poliestere. Chiudo con l'ago la parte aperta in modo da creare una continuità tutta chiusa su tutta la circonferenza. Eventualmente applico anche della lana e la faccio bene aggregare con l'ago prima di procedere a bagnarla. Il lavoro adesso è pronto e ha due facce completamente diverse e l'imbottitura all'interno lo mantiene soffice.